Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Ti è mai capitato di dover lavorare con dati la cui quantità cambia continuamente? In questo video scopriamo la funzione scarto di Excel, una funzione che ti permette di creare intervalli dinamici, capaci cioè di adattarsi automaticamente ai tuoi dati. Questa funzione è molto usata insieme a formule come somma, media o nelle dashboard, perché permette alle formule di adattarsi automaticamente quando i dati aumentano o diminuiscono ed è uno strumento fondamentale per costruire fogli più flessibili, formule avanzate e report che si aggiornano senza interventi manuali. Sei pronto? Iniziamo! Quando vuoi recuperare i dati presenti in un intervallo a partire da una posizione variabile e con un numero opportuno di righe e di colonne, puoi utilizzare la funzione scarto, la cui sintassi è la seguente. Come puoi notare, ci sono 3 argomenti obbligatori e 2 argomenti facoltativi. Iniziamo con gli argomenti obbligatori. Mi posiziono in una cella e digito uguale, scarto, seleziono la funzione con un doppio clic e come primo argomento, il riferimento, seleziono la cella di partenza. Seleziono la cella A1, ma potrebbe benissimo essere qualsiasi altra cella. Al posto di inserire gli altri 2 argomenti obbligatori, digito 2 volte punto e virgola e chiudo la parentesi. Il valore predefinito per questi 2 argomenti è 0 e dunque, premendo invio, la funzione scarto recupera il valore presente in cella A1. Al posto di inserire manualmente gli altri 4 argomenti, ho predisposto 4 pulsanti di selezione, in modo che la spiegazione risulti più chiara e dinamica. A questo punto ritorno nella formula e come secondo argomento, l'argomento righe, collego la cella Z2. Come terzo argomento la cella Z4 e successivamente digito punto e virgola, collego la cella Z6, punto e virgola e la cella Z8. Premo invio. Ora possiamo analizzare la funzione di tutti e 5 gli argomenti. Il primo argomento, come già detto, è il riferimento alla cella di partenza, che nel nostro caso è la cella A1. Il secondo argomento, il parametro righe, mi dice di quante righe mi voglio spostare verso il basso. Il terzo parametro, il parametro colonne, mi dice di quante colonne mi voglio spostare verso destra. Dunque, rispetto alla cella di partenza, A1, mi sono spostato verso il basso di 4 righe e verso destra di 5 colonne. Ora, partendo da questa cella verde, utilizzando il quarto parametro, posso decidere quanto è alto l'intervallo, cioè il numero di righe di cui è composto. In questo caso ho selezionato 6 righe. Utilizzando il quinto parametro, infine, posso decidere il numero di colonne di cui è costituito l'intervallo, in questo caso 5 colonne. Ovviamente, sia l'altezza che la larghezza devono essere numeri maggiori di 0. Un intervallo con 0 righe e 0 colonne, infatti, non può esistere. Possiamo però utilizzare anche i valori negativi. In questo caso, come puoi notare, il valore -1 è equivalente al valore 1 e seleziona solamente una riga in altezza e una colonna in larghezza, cioè una sola cella. A partire dalla cella F5, individuata mediante i primi 2 parametri, possiamo però diminuire ulteriormente l'altezza. In questo caso, Excel selezionerà un numero di righe a partire dalla cella F5 verso l'alto e diminuendo anche il parametro larghezza, Excel si sposterà verso sinistra. Come puoi notare, a partire dalla cella A1, Excel si è spostato di 4 righe verso il basso, 5 righe verso destra e a partire da questa cella ha recuperato i dati presenti nell'intervallo di colore arancione, che ha, come già detto, le dimensioni specificate dagli ultimi 2 parametri. Riassumendo quanto detto e generalizzando il discorso, possiamo dire che ad esempio, partendo dalla cella H8 di colore verde e agendo sul primo parametro, quando questo assume valori positivi, mi sposto verso il basso rispetto alla cella di partenza. Quando questo assume valori negativi, mi sposto verso l'alto.
Con il secondo parametro, per valori positivi mi sposto verso destra e per valori negativi mi sposto verso sinistra, e una volta individuata la cella di partenza posso agire sul quarto e sul quinto parametro. Per valori positivi imposto le dimensioni verticali e orizzontali dell'intervallo, mentre impostando valori negativi ottengo lo stesso effetto, ma dalla cella individuata mediante i primi due parametri mi sposto verso l'alto e verso sinistra. Passiamo ora alle applicazioni pratiche. In tabella sono riportate le spese trimestrali suddivise per categoria. Nella piccola tabella sottostante è possibile, mediante scelta da tendina, recuperare i dati corrispondenti presenti in tabella. Possiamo recuperare questi dati utilizzando la funzione scarto. Mi posiziono in cella B9 e digito uguale, scarto, e come cella di partenza seleziono la cella A1. A questo punto digito punto e virgola e mi pongo la domanda: di quante righe mi devo spostare verso il basso per individuare la riga contenente trasporto? 3 righe, digito 3. A questo punto digito punto e virgola e per individuare le spese relative al primo trimestre mi devo spostare di una colonna verso destra, digito 1. Di nuovo punto e virgola, l'altezza è di una riga e questo dato può anche essere omesso poiché è il valore predefinito per il quarto parametro, e dopo aver digitato punto e virgola inserisco la larghezza dell'intervallo che voglio individuare, che è di 4 colonne. Digito 4, chiudo la parentesi e premo invio. Come puoi notare funziona tutto correttamente, ma la formula creata è statica. Selezionando un'altra voce di spesa, i dati non variano. Il numero di righe di cui mi voglio spostare verso il basso ora è diventato 2. Per rendere il secondo parametro variabile possiamo sostituire questo 3 ed utilizzare la funzione confronta x. Ora chiedo a Excel di individuare il valore presente in cella A9, punto e virgola, all'interno dell'intervallo che va dalla cella A2 alla cella A5, l'intervallo che contiene le voci di spesa. Chiudo la parentesi e premo invio. La funzione confronta x cerca giornaliero all'interno di questo intervallo, lo trova in posizione numero 2 e la funzione scarto, a partire dalla cella A1, si sposta verso il basso di 2 righe, estraendo in un sol colpo i dati presenti nella riga relativa alla voce di spesa selezionata. E se volessimo calcolare il totale annuale selezionando sempre la voce di spesa, niente di più semplice, possiamo selezionare la funzione appena inserita, copiarla, CTRL-C, premere il tasto ESC oppure invio, selezionare la cella in cui vogliamo calcolare il totale ed inserire la funzione somma. All'interno di quest'ultima possiamo incollare la funzione appena copiata e all'interno della funzione confronta x possiamo sostituire la cella A9 con la cella A12 e premere invio, ottenendo così le nostre somme dinamiche. Passiamo ora ad un nuovo esempio. In questo esercizio abbiamo a disposizione un database di circa 700 righe con le date in ordine progressivo crescente e selezionando da tendina una data iniziale e una data finale, vogliamo calcolare sia la quantità totale venduta che il fatturato totale relativi al periodo selezionato. Come nell'esercizio precedente, possiamo nidificare la funzione scarto all'interno della funzione somma. Iniziamo a costruire la funzione scarto. Dopo aver inserito il nome della funzione, scegliamo come cella di partenza la cella A1. Digitiamo punto e virgola e per determinare il numero delle righe di cui ci dobbiamo spostare verso il basso, utilizziamo la funzione confronta.x. All'interno di quest'ultima, come primo parametro, selezioniamo il valore da cercare, contenuto in cella G3. Passiamo ora al secondo argomento digitando punto e virgola e la matrice all'interno della quale vogliamo trovare tale valore è la prima colonna del database, intestazione esclusa. Seleziono la cella A2, CTRL maiuscolo freccia in basso e CTRL backspace per tornare su. Chiudo la parentesi tonda e digito punto e virgola per passare al terzo argomento della funzione scarto, l'argomento colonne. Per individuare la quantità mi devo spostare verso destra di 2 colonne, una e una 2. Digito 2.
digito di nuovo punto e virgola e passo al quarto argomento, l'altezza dell'intervallo verde. Posso ottenere questo dato sottraendo dalla posizione dell'ultima cella dell'intervallo la posizione della prima cella dell'intervallo e aggiungendo 1. Per determinare la posizione dell'ultima cella utilizzo di nuovo la funzione confronta.x e all'interno di quest'ultima cerco il contenuto della cella G4 corrispondente alla data finale, sempre all'interno della colonna delle date che seleziono col metodo visto in precedenza. CTRL maiuscolo freccia in basso, CTRL backspace. Chiudo ora la parentesi e sottraggo a questo dato la posizione della prima cella, che posso ottenere come in precedenza, oppure selezionare la funzione già inserita, copiarla e incollarla qui alla fine. Aggiungo ora 1 più 1, digito punto e virgola e passo al quinto argomento della funzione scarto. La larghezza dell'intervallo, che può anche essere omessa, è di una colonna, poiché i dati relativi alla quantità sono contenuti nella colonna C. Chiudo la parentesi e premo invio. Come puoi notare, a parte la formattazione, i dati corrispondono a quelli presenti nella colonna quantità. Ora, per ottenere la quantità totale, non devo far altro che nidificare la funzione scarto all'interno della funzione somma. Mi posiziono subito dopo l'uguale, digito somma, scelgo la funzione somma dall'elenco e chiudo la parentesi qui alla fine. Premendo invio, ottengo il risultato desiderato. Cambiando una data qualsiasi, verifico che questo risultato sia dinamico. Ora, per calcolare il fatturato totale, potrei ripetere la medesima procedura, ma siccome la funzione è già stata inserita, posso copiarla qui all'interno della barra della formula, CTRL-C, premere invio, selezionare la cella G8, incollarla qui nella barra della formula, CTRL-V, e siccome la colonna importo totale si trova 3 colonne a destra rispetto al riferimento iniziale A1, posso intervenire nel terzo parametro della funzione scarto e sostituire il 2 con un 3. Premendo invio ottengo il risultato desiderato, che come puoi notare si dimostra essere dinamico. Passiamo ora a un ultimo esempio sulle tabelle a doppia entrata. Hai a disposizione il prospetto delle precipitazioni mensili espresse in millimetri relative all'ultimo decennio. Questi dati sono puramente inventati. Seleziona un anno e un mese a scelta dai menu a tendina e visualizza in questa cella gialla le precipitazioni mensili registrate. Per estrapolare i dati presenti nelle tabelle a doppia entrata, la funzione scarto, con il supporto della funzione confronta x, si rivela estremamente efficace. Ti mostro la funzione già inserita. Nella funzione scarto ho selezionato come cella di partenza la cella A7 contenente la voce anno. Nelle tabelle a doppia entrata, infatti, è sempre opportuno selezionare come cella di partenza la cella che si trova nell'angolo in alto a sinistra. Per quanto riguarda il secondo argomento della funzione scarto, e cioè il numero di righe di cui mi devo spostare verso il basso, ho individuato questo numero utilizzando la funzione confronta x e ho cercato il valore 2016 contenuto in cella M1 all'interno della prima colonna della tabella, la colonna verde contenente gli anni. Per quanto riguarda invece il terzo argomento della funzione scarto, e cioè il numero di colonne di cui mi voglio spostare verso destra, sempre utilizzando la funzione confronta x, ho cercato il contenuto della cella M2, in cui è riportato il nome del mese scelto, all'interno delle intestazioni della tabella, e cioè all'interno dell'intervallo contenente i nomi di tutti i mesi dell'anno. In questo modo la funzione scarto parte dalla cella A7, si sposta verso il basso di 2 righe, dato che puoi verificare premendo il tasto F9, CTRL Z, e si sposta verso destra, sempre premendo il tasto F9, di 8 colonne. Quando premi il tasto F9, ricordati di premere CTRL Z per evitare che il dato individuato mediante la funzione confronta x diventi statico, altrimenti rischieresti di danneggiare la funzione appena inserita. Premo ora ESC e come puoi notare, grazie alla formattazione condizionale inserita in precedenza, selezionando un qualsiasi anno e un qualsiasi mese, il dato estratto corrisponde a quello presente in tabella.
Qualora ti interessasse capire il funzionamento delle formattazioni condizionali inserite in questo tutorial, ti invito a scrivermelo nei commenti e ti preparerò un video sull'argomento. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!